I rinnovi di contratto dei dirigenti dell'Inter sono finalmente ufficiali. Dopo settimane, forse anche mesi di voci, di indiscrezioni e di attese, finalmente è arrivato il comunicato. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin rinnovano, come già era nell'aria, il loro contratto per altri 3 anni, quindi fino al 30 giugno 2025. Ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter, notizia molto molto importante per il futuro a medio termine, diciamo così, dell'Inter. L'abbiamo detto tante volte, al di là dei giocatori, forse anche dell'allenatore, il rinnovo della dirigenza capeggiata in questo senso da Beppe Marotta, non me ne vogliono chiaramente Ausilio e Baccin, è sicuramente la notizia più importante in vista dei prossimi anni della nostra Inter, perché si può in questo modo dare continuità da un punto di vista innanzitutto alla dirigenza in quanto tale, che è composta da uomini di grande valore, di grande professionalità, e poi anche dal progetto, che in estate ha subito dei forti scossoni, dai quali abbiamo impiegato diverse settimane, diciamo, a riprenderci, ma che però ci sta dimostrando che alla fine determinati risultati possono essere ancora possibili, nonostante gli addii di Conte, di Lukaku, di Hakimi, eccetera, eccetera. In questo episodio quindi andremo a vedere, secondo la nostra visione di Passione Inter, su cosa in particolare agirà questo rinnovo di contratto, quindi cosa significa di fatto la conferma della dirigenza per il futuro dell'Inter. Partirei da quello che è, diciamo, un indizio, secondo me e secondo noi, che si trova già nel comunicato ufficiale che l'Inter ha diffuso ieri per comunicare il rinnovo. Prima di partire, però, chiaramente vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale, se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete tutti i nostri contenuti e tutte le nostre dirette che ogni giorno vi offriamo dalle ore 19:30, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Partiamo subito, quindi, come vi dicevo, dal comunicato ufficiale che vi mostro. Eccolo qua, direttamente dal sito ufficiale dell'Inter, che recita appunto: FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno rinnovato i loro contratti con il club campione d'Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno sotto la presidenza di Steven Zhang continuerà almeno per altri 3 anni. Potrà sembrare un'aggiunta, un dettaglio, un qualcosa di irrilevante. Mi sono confrontato anche con Lorenzo e con gli altri ragazzi in redazione. Questo inciso che viene inserito sotto la presidenza di Steven Zhang, secondo noi è un indizio. Non è chiaramente un annuncio o nulla di particolare, però il fatto che sia stato inserito e che si sia voluto specificare questa cosa, secondo noi è un qualcosa di rilevante per diversi motivi. Il primo è che comunque bisogna dare, tra i tanti meriti che ha avuto la dirigenza, che ha avuto la proprietà cinese, in particolare Steven Zhang, nel corso di questi anni, ha avuto meriti e demeriti. In questo caso uno dei meriti e dei pregi che ha dimostrato è stato quello di formare questa dirigenza, quindi di confermare comunque Ausilio Baccin e avere la grande abilità, il grande tempismo, una volta arrivato l'annuncio dell'addio di Marotta alla Juventus, di chiamare immediatamente il direttore il giorno dopo, si era detto appunto dopo qualche settimana, il giorno dopo l'annuncio ufficiale di addio alla Juventus, Steven Zhang l'ha chiamato, gli ha proposto quello che era la sua visione, il suo progetto. Marotta ha accettato. Questo è un grandissimo merito di Steven Zhang che nessuno può togliergli, perché di fatto è stata una delle pietre fondamentali, una delle colonne che hanno poi permesso di costruire il progetto interista, che è arrivato fino ad ora con uno scudetto in bacheca, una Supercoppa, e vediamo poi come si evolve questa stagione. Quindi la certificazione del merito di quello che ha fatto Steven Zhang viene confermata anche da questo inciso. E poi, secondo me, secondo noi, è difficile non vedere in questo aspetto anche un indizio sul futuro della dirigenza e della proprietà cinese, perché in queste settimane, in questi mesi, si è parlato a lungo di possibili cambi di proprietà, possibili arrivi di soci di minoranza, qualcuno ha parlato anche di soci di maggioranza, c'è stato tutto il capitolo dedicato al fondo PIF. Ebbene, questo inciso, questa frase, è difficile appunto pensare che nel caso di una proprietà in via di uscita, diciamo così, venga inserita proprio in questo momento, proprio in questo comunicato, almeno secondo me. Quindi anche qui probabilmente c'è una sorta di indizio, anche perché non dimentichiamoci che del rinnovo di Marotta, Ausilio e Baccin, lo stesso Marotta parlava già da diversi mesi, anche nella fase più oscura, più nera dell'ultimo anno nerazzurro, durante il mercato estivo con i vari addii.
Marotta non ha mai messo in dubbio a livello comunicativo il fatto di voler rimanere all'Inter e di avere già di fatto una bozza di accordo con la proprietà. Segno che, e qui vado anche sul secondo tema, in vista di quello che sarà poi il futuro, evidentemente Marotta e anche gli altri dirigenti hanno comunque avuto delle rassicurazioni, perché è evidente che così come noi in estate abbiamo avuto dei momenti di grande difficoltà a capire cosa ne sarebbe stato del progetto interista e avevamo anche la sensazione in determinati momenti che la proprietà si facesse sentire troppo poco, il rischio poteva essere che le stesse sensazioni le avessero anche internamente al club, cosa che invece non è stato e ce l'ha confermato, ripeto, Marotta a più riprese e poi lo ha fatto anche nei fatti, non solo a parole, con questo rinnovo. Se Marotta, una volta lasciata la Juventus, ha ricevuto la chiamata di Steven Zang dopo poche ore, io credo che anche in questo caso non penso che avrebbe fatto grossa fatica a trovare un altro club o comunque un altro contratto una volta lasciata l'Inter. Quindi se ha voluto rimanere è perché evidentemente ha avuto delle rassicurazioni importanti. In questi giorni, torno anche su di me, se no okay, in questi giorni poi, non è un mistero che si sta, soprattutto con l'arrivo proprio del presidente Zhang a Milano e ripartirà credo fra una decina di giorni circa, forse anche un paio di settimane, si sta programmando il futuro. Il futuro innanzitutto a breve e medio termine, quindi a partire dalla prossima estate con il calciomercato, nell'ottica di un progetto che però sta prendendo forma ormai da qualche settimana. E diciamo che la programmazione che Marotta e che in particolare Zhang aveva in mente dal suo arrivo a Milano ha ricevuto un brusco stop e una sorta di cambio di rotta a partire da quel famoso incontro di Villa Bellini, dove si era evidentemente cambiata la programmazione per quanto riguardava il mercato estivo, con Antonio Conte in panchina, dove prima di Villa Bellini, se vi ricordate, si seguivano profili giovani futuribili del calibro di Tonali, che poi sta facendo vedere quel che vale, e anche di Kumbulla, che invece sta facendo un po' più di fatica. Dopo Villa Bellini, a causa della pandemia, a causa di tutto quello che stava succedendo, si era deciso, ok, mettiamo da parte il progetto giovani, puntiamo su giocatori più pronti per arrivare a portare a casa lo scudetto. Da lì l'arrivo di Kolarov, l'arrivo di Vidal, il tentativo per Dzeko, che poi non è arrivato ed è arrivato l'estate successiva. Però la sensazione, secondo quello che percepisco io, è che da qui in avanti, complice anche appunto la pandemia e complice una situazione economica che per il calcio odierno è molto complicata, soprattutto per il calcio italiano, è inevitabile, ragazzi, programmare in vista dei prossimi anni, volendo sì crescere, soprattutto se sei un grande club come l'Inter, ma avendo anche un occhio sui conti. Non è più il tempo delle spese pazze, non è più il tempo degli investimenti molto molto importanti, come la stessa Suning ha fatto, perché qui spesso ci si dimentica, quando si parla di questo si parla sempre solo magari di Moratti e di stili di gestioni societarie passate. Anche Suning ha messo tanti soldi nell'Inter, ha investito tanto, ha comprato, guardiamo anche solo l'estate precedente alla pandemia, Lukaku, Barella e lo stesso Conte, eccetera, eccetera. Quindi la programmazione che in questo momento ha in mente Zhang e ha in mente la società verte secondo me su 4 punti fondamentali. Il primo è consolidare la posizione in Italia. Ora si è vinto uno scudetto, l'obiettivo prima di eventualmente puntare a fantomatici risultati in Champions, come già qualche giornale ci dice che l'Inter dovrebbe fare in maniera del tutto folle, è quello di consolidare la posizione in Italia, quindi rivincere già quest'anno sarebbe molto importante e continuare a farlo nei prossimi. Ringiovanire la rosa, non perché la rosa sia vecchia, ma perché in alcuni reparti, il primo che mi viene in mente è i difensori di riserva, l'età media è piuttosto alta, quindi la necessità può essere quella di ringiovanire e di portare a casa giocatori anche magari un po' meno costosi e che possono crescere nel futuro. Crescere, come dicevo, con un occhio ai conti, quindi sia agli investimenti, nel caso in cui ci sia margine. Correa è un investimento di fatto, che poi sia stato diciamo redditizio o meno, lo vedremo a fine stagione, però 30 milioni sono stati investiti con un occhio ai conti, quindi niente più spese pazze, niente più diciamo salti nel buio, e poi tutto questo nell'ottica di come dire, un principio che in primis il direttore Marotta ha sempre applicato nelle sue diciamo esperienze passate e lo sta facendo anche all'Inter, ovvero stabilire un blocco, uno zoccolo duro italiano, forte, identitario all'interno della rosa, che secondo la sua visione, io la condivido anche abbastanza,
alla lunga ti porta dei risultati. Lo ha fatto la Juventus con i vari Buffon, Chiellini, Bonucci, Marchisio, eccetera, eccetera. Lo sta facendo all'Inter con Bastoni, con Barella. Adesso non a caso l'Inter sta puntando su Scamacca, Frattesi, tanti giocatori che possono andare a costituire questo zoccolo duro italiano sul quale Marotta ha sempre puntato. Senza dimenticarci, ultimo aspetto, l'allenatore. L'allenatore che, allora, qui non nascondiamoci, l'Inter probabilmente Antonio Conte lo avrebbe anche confermato, l'avrebbe voluto mantenere. Nel momento in cui lui però ha espresso queste richieste che andavano in direzione del tutto opposta a quella che era la visione e le necessità del calcio attuale e della proprietà, l'Inter un po' a malincuore si è separata, però lo stesso Marotta ha puntato fortemente su Simone Inzaghi, si è inserito in una trattativa tra Inzaghi e la Lazio che sembrava ormai ad una stretta di mano da concludersi, il rinnovo di contratto col presidente Lotito, è riuscito a strappare Simone Inzaghi e i risultati si stanno vedendo. Io ricordo perfettamente, e lo ricordo anche con grande piacere, una frase che disse Marotta, mi pare la disse o comunque fece un'allusione molto esplicita al fatto che Inzaghi potesse essere quello che nella sua Juve era stato Max Allegri, ovvero un allenatore che arriva in un momento in cui la squadra sta crescendo ma non è ancora all'apice della sua forza. Anche Allegri alla Juve arrivò dopo, in realtà Allegri arrivò dopo non solo un anno ma mi pare 3 anni di Conte e quindi tante vittorie. Inzaghi è arrivato dopo 2 anni ed un solo scudetto, però l'obiettivo può essere quello appunto di renderlo il nuovo Allegri, ovvero un allenatore che è ideale per far crescere un progetto, un allenatore che è aziendalista ma nel senso buono del termine, perché spesso lo si utilizza nel senso negativo. Secondo me Inzaghi, così come anche Allegri, sono 2 aziendalisti nel senso buono del termine, allenatori, adesso concentriamoci su Inzaghi, allenatore di grande capacità e con un margine di crescita molto ampio non solo sulla squadra ma anche su se stesso, perché Inzaghi è un allenatore molto giovane, molto preparato, molto moderno, che però può ancora crescere e può ambire, secondo me, a livelli molto importanti. Pareggiare quello che ha fatto Max Allegri è molto difficile, perché al di là della discussione sullo stile di gioco, sull'estetica, eccetera, comunque Allegri ha già in bacheca dei risultati che l'80% degli allenatori italiani non hanno, forse anche di più, e quindi poi alla fine l'albo d'oro è quello che conta. Secondo me Inzaghi ha le possibilità per ambire a determinati risultati di questo tipo e l'Inter vuole che a questi risultati arrivi sedendosi su questa panchina. E non a caso si sta parlando già in queste settimane del possibile rinnovo di contratto, nonostante la corte all'Atletico Madrid e anche di altri club, l'Inter lo vuole blindare e lo vuole avere in panchina per sviluppare questo progetto molto molto ambizioso. Questa ragazzi era la mia ed era la nostra lettura di Passione Inter sui rinnovi di Marotta, Ausilio e di Baccin, comunque della dirigenza in vista del futuro. Spero di avervi chiarito un po' quella che può essere forse quello che può essere il futuro dell'Inter a medio-breve termine, poi adesso ognuno ha il suo parametro, però comunque nei prossimi anni. Fatemi sapere nei commenti innanzitutto se siete arrivati fino a questo punto inserendomi l'emoji del quadrifoglio, così portiamo anche un po' di fortuna all'Inter, che la fortuna non fa mai male. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ditemi la vostra su questo discorso, se siete contenti del rinnovo dei dirigenti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, potete poi sostenere il nostro progetto o andando su www.passioneinter.club oppure farlo direttamente dal nostro canale YouTube. Il vostro supporto per noi è davvero molto molto importante per portarvi tutti i contenuti quotidiani che vi offriamo, così come quotidiane sono le dirette sui nostri canali di YouTube e di Twitch, alle quali vi aspetto ogni giorno a partire dalle 19:30.